Bene ragazzi, andiamo avanti con la Rivoluzione francese. Abbiamo visto i primi importantissimi provvedimenti, i primi editti, le prime leggi approvate dall'Assemblea Nazionale, l'Assemblea Nazionale Costituente che si è messa a capo della Francia. Grandissima importanza dell'abolizione dei diritti feudali, grandissima importanza della dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, modellata sulla dichiarazione di indipendenza americana di Thomas Jefferson e ovviamente questa dichiarazione dell'uomo e del cittadino preliminare alla redazione di una Costituzione che la Francia non aveva mai avuto. Abbiamo visto che l'instaurazione delle libertà in Francia, libertà di opinione, di culto, di espressione, fa nascere ogni tipo di movimento, anche di club politici e di giornali, l'abbiamo visto in chiusura la scorsa volta, anche di club politici, attenzione, di giornali estremisti, molto più noi diremmo a sinistra rispetto alle idee dell'Assemblea Nazionale Costituente. Nascono dei veri e propri oratori, degli agitatori, dei politici che arringano e aizzano le folle nelle piazze di tutta la Francia, intellettuali e giornalisti come Desmoulins oppure Marat. Vediamo se riesco a scrivere bene. Desmoulins si scrive così, ma si legge Desmoulins, o poi Jean-Paul Marat. Saranno personaggi che diventeranno grandi protagonisti e leader della Francia nelle successive fasi della Rivoluzione francese, quando la Rivoluzione francese inizierà a diventare più estremista, a mostrare un volto molto più radicale e estremista. Per ora non fanno parte dell'Assemblea Costituente, sono dei giornalisti, degli intellettuali, dei politici che fondano dei club, dei partiti, che scrivono su dei giornali, che fanno dei comizi alla folla. Però questo succede, attenzione, in tutta la Francia. L'Assemblea Nazionale Costituente, abbiamo visto, si basa per quanto riguarda il controllo militare del territorio sulle milizie rivoluzionarie. Abbiamo visto la Guardia Nazionale comandata da Lafayette a Parigi e tutte le altre guardie nazionali che in tutte le altre città della Francia. Tuttavia, voi capite che l'Assemblea Nazionale Costituente è comunque a rischio, è comunque in pericolo, perché si trova a Versailles, al centro della corte, con il re che adesso vedremo non vuole tanto collaborare con le iniziative della rivoluzione, con centinaia e centinaia di nobili, compresa Maria Antonietta, la moglie del re, che odiano l'Assemblea Nazionale, odiano la rivoluzione. Quindi insomma l'Assemblea Nazionale si trova in un posto comunque pericoloso. Ovviamente un po' a tutti viene l'idea della necessità, dell'opportunità di trasferire l'Assemblea Nazionale a Parigi, di portarla a Versailles. Succede che il re fa montare la rabbia popolare perché si rifiuta di firmare gli editti dell'Assemblea Nazionale. Attenzione, il re non è stato eliminato, non è stato considerato decaduto. L'Assemblea Nazionale Costituente vuole una monarchia costituzionale come quella della Gran Bretagna. Il re deve rimanere al suo posto, ma deve cedere i suoi poteri assoluti, ridursi ad avere pochi poteri, deve firmare quello che l'Assemblea Nazionale ha deciso, perché è sempre il re, e il re si rifiuta di firmare, per esempio, il 6 ottobre lo dice esplicitamente, si rifiuta di firmare, per esempio, l'abolizione dei diritti feudali. A questo punto, la folla di Parigi esplode nuovamente, sia pure ben controllata abilmente dai soldati della milizia nazionale di Lafayette, una folla immensa a piedi, sono 30-40 km di distanza, da Parigi si sposta verso Versailles, una folla inferocita, costituita anche da elementi popolari, anche da donne e bambini, che sono moltissimi, contadini o armati di forconi, gente molto semplice ma molto arrabbiata, va verso Versailles perché non accetta che il re non voglia firmare
gli editti, non voglia accettare la rivoluzione, la rifondazione della Francia, vuole che il re abbandoni Versailles, considerato ovviamente il luogo simbolico del privilegio nobiliare dell'Ancien Regime, e si trasferisca a Parigi. Questa folla enorme inizia a premere contro i cancelli del regge di Versailles, sono tutti spaventati, il re e la sua famiglia accettano di trasferirsi a Parigi. Da ora in poi non risiederanno più a Versailles, ma nel palazzo delle Tuileries. Palazzo delle Tuileries a Parigi, che ancora esiste, di fronte ai famosi giardini delle Tuileries, è il palazzo che attualmente occupa il museo del Louvre, il famosissimo museo del Louvre. Quindi il re si trasferisce a Parigi, pensate, deve passare il re e la sua famiglia nelle carrozze attraverso 2 ali di folla inferocita che circondano le carrozze per tutto il tragitto da Versailles a Parigi. Si dice, è una leggenda, che a Maria Antonietta quel giorno siano venuti tutti i capelli bianchi, guardava fuori dalla carrozza, vedeva questa plebe inferocita che pretendeva che il re si trasferisse a Parigi, nel palazzo dei Tuileries, ormai prigioniero, il re e la sua famiglia, delle forze rivoluzionarie. Pochi giorni dopo anche l'Assemblea Nazionale Costituente, attenzione, si trasferisce a Parigi nello stesso palazzo delle Tuileries. Quindi la successiva storia della rivoluzione non sarà più a Versailles, ma sarà tutta a Parigi, d'accordo? Il re, spaventatissimo, dopo quest'altra esplosione rivoluzionaria del popolo di Parigi, accetta di firmare tutti gli editti, tutte le decisioni dell'Assemblea Nazionale Costituente, non perché fosse davvero d'accordo con la rivoluzione, ma perché di fatto era costretto. Quindi, che cosa succede? Altri provvedimenti dell'Assemblea Nazionale Costituente. Fate attenzione. I problemi economici non è che erano stati risolti per il fatto che qualcun altro avesse preso il potere al posto del re e dell'aristocrazia. La Francia aveva un deficit pubblico enorme e il prezzo del pane spesso si alzava in maniera pericolosa e bisognava trovare i soldi, cioè la rivoluzione ha bisogno di soldi, di finanziamenti. Dove li trovano i soldi? Questi rivoluzionari sono tutti, l'abbiamo visto, anticlericali. Invidiano i paesi protestanti che hanno eliminato le grandi proprietà della Chiesa cattolica e quindi che fanno? Agiscono contro la Chiesa cattolica. Iniziano a prendere provvedimenti, attenzione, anticlericali e anticattolici. Il 2 novembre viene approvata la nazionalizzazione dei beni del clero. Moltissimi beni, che erano enormi, ricchissimi, della Chiesa francese vengono espropriati dallo Stato, vengono espropriati dal nuovo governo costituito dall'Assemblea nazionale. La Chiesa viene spogliata di tantissime cose, tutte le terre, vengono aboliti i conventi, e tutti gli ordini monastici, tra l'altro, vedremo, verranno aboliti, ci sarà il divieto di prendere ordini monastici. Gli ordini monastici, considerati inutili, improduttivi, fannulloni, vengono tutti aboliti, quindi i monasteri passano tutti allo Stato, come tantissimi beni del clero, ricchezze, chiese, moltissime chiese, sono ancora dello Stato francese, a differenza dell'Italia. Notre Dame, la cattedrale, è andata in fiamme, anche perché non appartiene alla Chiesa, appartiene allo Stato, che l'aveva lasciata un po' in abbandono. Lo Stato, l'Assemblea nazionale si prende tutto, le chiese, le proprietà, le ricchezze, i monasteri, le terre, erano moltissime le terre, vi ricordate, che appartenevano alla Chiesa o agli enti ecclesiasti. Si prende tutto, spoglia la Chiesa cattolica delle sue ricchezze che vengono considerate frutto di privilegio, di estorsione e di rapina nel corso dei secoli.
quelle ricchezze appartengono al popolo. Non è giusto che la Chiesa le detenga, quindi una forte azione contro la Chiesa cattolica. Ovviamente l'Assemblea nazionale pensa, noi vendiamo come i paesi protestanti, magari hanno fatto secoli prima, quando hanno fatto la riforma protestante, come fece, vi ricordate, Enrico VIII in Inghilterra, ci prendiamo tutti i beni della Chiesa, li vendiamo ai privati, abbiamo in cambio un sacco di soldi, cioè li vendiamo all'asta. Così avremo due risultati: abbiamo soldi perché entrano nelle casse dello Stato soldi e i privati acquistano i beni della Chiesa, e poi anche i privati faranno fruttare questi beni molto più rispetto a quello che ha fatto finora la Chiesa, che ha lasciato terra in abbandono, edifici come monasteri utilizzati da persone che pregano, e invece adesso saranno utilizzati per fare profitti, saranno inseriti nella logica del mercato. Il problema è, attenzione, che l'Assemblea Nazionale Costituente ha bisogno di soldi subito, non può aspettare i mesi, ovviamente bisogna inventariare tutti i beni, decidere il prezzo, metterli all'asta, ci vogliono mesi prima di fare questo. Invece, che cosa si inventa l'Assemblea Nazionale? Noi abbiamo bisogno di soldi pubblici, di soldi subito, quindi ci inventiamo gli assegnati, che saranno la vera rovina della rivoluzione francese. Cosa sono gli assegnati? Sono dei titoli di Stato, carta straccia, sono dei titoli, d'accordo, delle azioni che vengono dati a coloro che pagano perché vogliono poi prendersi i beni della Chiesa. Cerco di spiegarmi meglio. Lo Stato emette, l'Assemblea Nazionale Costituente, dei titoli di Stato come ancora esistono in molti stati, sono delle azioni, delle obbligazioni, dei pezzi di carta dove c'è scritto un valore, per esempio 5.000 franchi, per esempio 40.000 franchi, e questi titoli di Stato sono pezzi di carta. Vengono acquistati da moltissimi cittadini francesi, che quindi versano allo Stato immediatamente 5.000 franchi per avere un assegnato che vale 5.000 franchi o 40.000 franchi per avere un assegnato che vale 40.000 franchi. Cosa succede? Quindi lo Stato incassa immediatamente questi soldi. Perché la gente compra gli assegnati? Perché gli assegnati serviranno, capite, ad acquistare i beni del clero. Cioè, quando tra qualche mese i beni del clero verranno venduti, se li prenderanno senza spendere un soldo coloro che hanno gli assegnati, perché hanno già speso, d'accordo? Uno acquista un assegnato di 40.000 franchi, se lo tiene, tra qualche mese, quando le proprietà del clero sequestrate dallo Stato saranno vendute, io con questo assegnato di 40.000 franchi comprerò una terra sequestrata al clero e venduta all'asta che vale 40.000 franchi, e gli assegnati quindi sono destinati a essere distrutti dopo essere serviti ad acquistare questi beni espropriati al clero. Spero di essermi spiegato. Quindi gli assegnati inizialmente non dovevano fungere da cartamoneta, non possono essere scambiati tra loro. C'è scritto il valore 40.000 franchi, ma io con quello non posso acquistare dei beni da un altro privato per 40.000 franchi, o scambiarlo con un altro buono di 40.000 franchi, o acquistare una casa da un privato. No, quei 40.000 franchi, capite, serviranno solo ad acquistare i beni del clero quando saranno venduti. Non è carta moneta. E gli assegnati saranno distrutti nel momento in cui saranno scambiati con i beni del clero, e ci vuole qualche mese per organizzare la vendita dei beni del clero. Capite? In questo modo, con questo sistema, lo Stato ottiene i soldi subito, cioè se li fa anticipare da coloro che poi utilizzeranno questi titoli che hanno pagato per acquistare i beni che erano del clero. Spero di essermi spiegato. Tutti si fiondano ad acquistare questi assegnati, che è un enorme successo. Perché? Perché l'assegnato ti dà anche un interesse, cioè lo Stato ogni anno ti paga il 5%. Tu aspetti di comprare i beni del clero con l'assegnato, però nel frattempo passa un anno e ancora non li hai comprati questi beni, e i tuoi 40, e quell'assegnato di 40.000 avrà una rendita del 5% di 40.000, quindi gli assegnati ti danno un interesse, d'accordo?
anticipiamo quello che succederà negli anni successivi. Questi assegnati costituiranno la rovina economica delle classi dirigenti della rivoluzione. Gli assegnati perdono valore. All'epoca la carta moneta non esisteva nel mondo, quindi non si era capito quello che si sa benissimo oggi, cioè che produrre carta moneta dal niente produce inflazione. Infatti gli assegnati iniziarono a produrre inflazione per anni. Durante la rivoluzione francese il prezzo delle merci aumentò sempre, mettendo in difficoltà i leader della rivoluzione. E inoltre gli assegnati producono inflazione, perdono valore, perdono continuamente valore. Succede che lo Stato prima è costretto a diminuire l'interesse dal 5 al 3%, poi ad abolire l'interesse, quindi quelli che avevano comprato gli assegnati, sentendosi dire vi danno un interesse, vi danno, poi cambiano le cose in corsa, l'interesse non ce l'hanno più. A un certo punto, anticipiamo cose che avverranno nel corso degli anni, perché sennò sarebbe troppo complicato dirle ogni volta che avviene una trasformazione di questi assegnati. Gli assegnati saranno trasformati in carta moneta, quindi potranno essere spesi per comprare qualunque cosa o scambiati tra loro, ma il loro valore reale crollerà. Cioè un assegnato di 40.000 euro servirà a comprare beni per 20 o 10.000 euro. Il valore reale, non il valore nominale, dell'assegnato si abbassa sempre di più. Ma voi direte, alla fine questi benedetti assegnati vengono scambiati, servono per acquistare i beni della Chiesa? Sì, però le aste si fanno con molto ritardo e di fatto moltissimi di coloro che usarono gli assegnati per comprare i beni della Chiesa erano soltanto i più ricchi, perché purtroppo i beni della Chiesa vennero venduti in lotti troppo grandi, quindi soltanto chi aveva uno o più assegnati di grande valore poteva acquistare i beni della Chiesa, e quelli che avevano assegnati di scarso valore non avevano nessun lotto che veniva messo all'asta, perché i lotti appunto messi all'asta dei beni della Chiesa non furono divisi in piccoli lotti, ma grandi lotti con grandi valori. Quindi molti che avevano degli assegnati, dei titoli di Stato di minor prezzo, restarono con questi assegnati in mano, che a un certo punto diventarono carta straccia, a un certo punto furono aboliti e quindi persero tutti i loro soldi. Il disastro degli assegnati, d'accordo? Andiamo avanti. L'Assemblea Nazionale Costituente discute per realizzare quello per cui è nata, cioè la nuova Costituzione della Francia. Si dividono anche fisicamente, nell'aula che occupano, tra destra e sinistra, due tendenze all'interno dell'Assemblea Nazionale Costituente. Attenzione, è proprio in questo momento, in questo periodo, che nascono i termini destra e sinistra con il loro significato, la loro connotazione politica. Prima non c'era questo significato. Sapete che ancora adesso destra significa quelle tendenze politiche, quelli che politicamente sono più conservatori, vogliono cambiare di meno, d'accordo? Sinistra significa quei politici che invece vogliono maggiormente cambiare le cose. Questa terminologia politica nasce durante i lavori dell'Assemblea Nazionale Costituente. Quelli che non vogliono procedere tanto con le trasformazioni vengono chiamati destra e siedono sulla destra dell'emiciclo, mentre quelli che vogliono portare avanti in maniera più radicale e democratica la rivoluzione vengono chiamati sinistra. Ci sono due ipotesi per la Costituzione. La destra vuole una Costituzione, è un assetto della Francia che mantenga forti i poteri del re. Invece la sinistra, che è nettamente maggioritaria, la sinistra rappresenta tutti i personaggi che finora vi ho citato all'interno dell'Assemblea Costituente, vuole invece una Costituzione che dia meno poteri al re. Vince l'ipotesi della sinistra, che ottiene più voti, cioè la destra avrebbe voluto, attenzione, che tipo di Parlamento? Un Parlamento con due Camere, di cui una Camera eletta dal re, cioè solo una Camera elettiva. L'altra Camera del Parlamento sarebbe stata invece
nominata dal re. Quindi una Camera, i rappresentanti di una Camera nominata dal re. Ovviamente il modello della destra è il sistema costituzionale inglese, dove ricordate la Camera dei Comuni viene eletta democraticamente, ma invece la Camera dei Lord, House of Lord, viene nominata dal re oppure è di diritto, è ereditario, il Lord muore, il suo figlio diventa Lord. Quindi a aumentare il potere del re perché una delle due Camere sarebbe stata nominata dal re. Il re avrebbe dovuto avere anche un veto sulle leggi, un veto effettivo, cioè il Parlamento e le due Camere approvano una legge, ma se al re non sta bene, il re può mettere il veto e quella legge, niente, finisce nel nulla, non entra in vigore. Questa ipotesi viene sconfitta. Prevale invece l'ipotesi della sinistra. Infatti la nuova Costituzione è questa. C'è un re che ha un potere molto limitato. Addirittura nella nuova Costituzione il re viene definito il re dei francesi, come per dire un servitore del popolo che ha la sovranità. Non deriva il potere da Dio, né dal Papa, né da se stesso. Il re è un funzionario della nazione, come era scritto nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Nella Costituzione il re ha poteri molto limitati e viene addirittura definito non più re di Francia, Luigi XVI, ma re dei francesi, ovviamente è una dizione simbolica. Poi esiste, attenzione, una sola Camera che si chiamerà Assemblea legislativa proprio perché è l'organo legislativo, il Parlamento, quello che fa le leggi. Una sola Camera eletta, quindi non anche un'altra Camera nominata dal re come la destra, una sola Camera eletta direttamente dai cittadini che fa le leggi, infatti si chiamerà Assemblea legislativa, mentre poi l'esecutivo è espressione del re, ma soprattutto di un primo ministro che viene votato, che ha la fiducia del Parlamento monocamerale. La Camera dell'Assemblea legislativa nomina un primo ministro che sceglie dei ministri, un certo potere ce l'ha anche il re, però di fatto l'organo esecutivo, il governo, è il primo ministro e i ministri. Il re ha davvero pochi poteri, infatti nella Costituzione che viene approvata il re non ha un veto effettivo per bloccare le leggi, ma solo un veto sospensivo. Cioè il re può bloccare una legge una sola volta, se non gli piace può dire, spiegare perché non mi piace, consigliare come deve essere cambiata, ma il veto è solo sospensivo, può essere effettuato una sola volta. La legge può essere, dopo il veto sospensivo, approvata anche uguale. Il re non potrà più mettere il veto. Questa quindi è l'impalcatura della nuova Costituzione. Una considerazione fondamentale: la separazione dei poteri sarà sempre il problema della Rivoluzione francese. La Rivoluzione francese non rispetterà la separazione dei poteri, tenderà ad accentrare il potere in un solo organo. Questo determinerà la degenerazione della Rivoluzione francese. Anche qui la separazione dei poteri non è ben fatta. Il fatto di avere una sola Camera è sospetto. Ricordate che sia la Gran Bretagna sia gli Stati Uniti d'America avevano due Camere nel loro Parlamento. Una si occupava di alcune cose, l'altra si occupava di altre. Quindi c'era una divisione all'interno del Parlamento, una divisione di funzioni. Qui non è rispettata. La Camera si occupa di tutto. Poi vedremo che in realtà questo Parlamento, cioè Assemblea legislativa, spadroneggerà nei propri poteri. Di fatto il primo ministro e i ministri saranno sempre sottomessi alla volontà, alle continue votazioni del Parlamento, cioè dell'Assemblea legislativa. Ci saranno primi ministri sempre molto deboli
che non saranno mai a capo di partiti veramente organizzati, quindi l'assemblea in maniera anarchica prenderà ogni giorno decisioni, una volta di un tipo, una volta diverse, eccetera, con dei governi che dovranno cercare di barcamenarsi perché non avranno mai una maggioranza solida in Parlamento, perché non esisteranno mai dei partiti organizzati all'interno di questo Parlamento, a differenza della Gran Bretagna e degli Stati Uniti, in cui quando il Parlamento veniva eletto si votava per dei partiti ben precisi che poi magari esprimevano eh, il governo, l'esecutivo. Quindi attenzione a questo. Questo comunque è l'organizzazione della nuova Costituzione. Chi vota per eleggere l'Assemblea legislativa? Fate attenzione perché qui la sinistra si divide al suo interno, cioè si divide sul sistema elettorale. Quelli di sinistra più di sinistra avrebbero voluto il suffragio universale. In fondo la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino non diceva che i francesi erano tutti uguali, perché quindi dovevano votare i più ricchi? Però quelli di sinistra perdono, vince la sinistra più moderata. Il sistema elettorale non dà il suffragio universale, si vota per censo e in maniera un pochino complicata. L'elezione è a 2 turni. Ricordate che era a 2 turni anche l'elezione di ciascuna delle assemblee dei 3 stati degli stati generali? Ecco, l'assemblea per la nuovo Parlamento varato dalla nuova Costituzione, Assemblea legislativa, riproduce un po' il sistema elettorale degli stati generali, cioè è a 2 turni. Votano, prima di tutto votano i più ricchi, i cittadini attivi. Si dice, quelli che non votano i più poveri sono anch'essi cittadini con gli stessi diritti, però sono cittadini passivi. Sono uguali di fronte alla legge, hanno gli stessi diritti, però non votano, hanno una cittadinanza passiva. E i cittadini attivi nel primo turno sono tanti, certamente più di qualunque paese nel mondo, sono 4 milioni, votano in 4 milioni nel primo turno, 4 milioni rappresentano il 60% dei francesi, però non tutti. Purtroppo le donne non votano ancora, però la rivoluzione francese è il primo caso in cui si discute del suffragio femminile. È ancora presto per far votare le donne, purtroppo, però alcuni deputati dell'Assemblea Nazionale Costituente si pronunciano a favore del voto alle donne. Il voto alle donne comunque non viene dato, così come non viene dato il voto a coloro che servono qualcun altro, per esempio i domestici, perché si presume che per esprimere un voto libero e consapevole uno non debba essere al servizio di qualcun altro, debba essere economicamente indipendente, quindi le donne vengono considerate come domestici, vengono considerate proprietà, comunque vengono considerate sottomesse, hanno dei diritti anche loro, ma giuridicamente continuano a essere sottomesse o al padre o al marito, quindi vengono considerate come domestici, persone che sono al servizio di qualcun altro non pienamente autonome, però è importante che qualcuno già inizi a pensare al voto alle donne. Ci sono delle femministe come Olympe de Gouges, una grande nobile, ricchissima, che si batte per il voto alle donne. Vedete, è presto nella storia del voto alle donne, però c'è qualcuno che ne parla. Votano quindi soltanto i maschi adulti, gli uomini. Votano in 4 milioni, il 60% dei francesi, quindi il 40% più povero non vota, si vota in base al censo. Chi ha un reddito superiore a tot quantità vota. Votano questi 4 milioni, attenzione, per degli elettori di secondo grado al secondo turno, cioè questi 4 milioni eleggono quanti? Eleggono 50.000 cittadini che saranno elettori di secondo turno. Attenzione, questi 50.000 cittadini devono essere scelti tra 2 milioni e mezzo. Lo so che può sembrare complicato, cioè ci sono differenti fasce di reddito. I 4 milioni di cittadini francesi che votano per il primo turno non possono votare sempre per se stessi. 4 milioni votano, ma di questi 4 milioni che votano, soltanto 2 milioni e mezzo, quelli ancora più ricchi, sono eleggibili. D'accordo?
4 milioni votano per scegliere tra 2 milioni e mezzo di cittadini, ne scelgono 50.000, che sono gli elettori del secondo turno. Questi 50.000 elettori, attenzione, vanno a votare per una seconda volta e eleggono 745 deputati parlamentari del nuovo Parlamento, cioè dell'unica Camera, dell'Assemblea legislativa, d'accordo? Questi 745 che appunto sono i deputati all'Assemblea legislativa eletta con questo strano sistema a 2 turni con fasce di reddito sempre più alte, i 745 devono avere un'ulteriore fascia di reddito, cioè devono avere un reddito superiore ad un marco d'argento, un marco di argento. Infatti questo sistema elettorale viene anche chiamato il sistema del marco d'argento. Solo quelli più ricchi che hanno un reddito di più di un marco d'argento possono essere eletti alla fine nell'Assemblea legislativa. Le proteste sono davvero molte. Non c'è il suffragio universale. Questo sembra sicuramente in contrasto con la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Sapete che lì c'è un articolo che dice che tutti i cittadini sono uguali giuridicamente, attenzione, e che le distinzioni sociali possono essere basate soltanto sulle virtù e sul talento, ma non sul censo. Qui invece si istituiscono, capite, distinzioni sociali che sono chiaramente contrarie alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo, ai principi su cui dovrebbe basare la nuova Costituzione. Uno di questi principi è tradito, perché lì si dice, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo, che le distinzioni tra cittadini possono basarsi solo sulla virtù e il talento, invece qui si fanno delle distinzioni di ricchezza, per censo. Moltissimi protestano contro questo sistema del marco d'argento. Abbiamo già visto il giornale L'Ami du Peuple, l'amico del popolo, si pone all'opposizione a favore del suffragio universale. Giornalisti radicali, abbiamo visto l'altra volta, come Marat e Desmoulins, che scrivono su questo giornale L'Amico del Popolo, protestano, come in molte piazze, in molti club politici, in molti posti della Francia, si protesta anche per strada contro un sistema elettorale censitario, d'accordo? Tuttavia, questo sistema, a tal punto si protesta che il limite del marco d'argento sarà poi abolito. Potranno essere eletti anche quelli che guadagnano meno, però l'abolizione avviene troppo tardi, quindi la prima assemblea legislativa verrà eletta esattamente con questo sistema elettorale che vi ho detto. Siamo ormai nel 1790, la rivoluzione è in marcia già da un anno. Nel luglio del 1790 l'Assemblea Nazionale Costituente, il governo provvisorio che dovrà lasciare il posto in base alla Costituzione che è stata approvata all'Assemblea legislativa, fa anche degli altri provvedimenti. Importantissimo a luglio la Costituzione civile del clero. Anche questo è un provvedimento anticattolico, anticlericale, antiecclesiastico. Costituzione civile del clero. La Chiesa cattolica viene sottomessa completamente allo Stato, vengono tolti tutti i privilegi alla Chiesa cattolica. Ricordate che l'Assemblea Nazionale Costituente già aveva tolto i beni, le ricchezze alla Chiesa cattolica, adesso la ridimensiona giuridicamente. Le diocesi sono, i vescovi, sono ridotti a 83, le diocesi vescovili, erano molto di più, sono ridotti a soltanto 83. Corrispondono, come vedremo, agli 83 dipartimenti, cioè la Francia sarà divisa in 83 province chiamate dipartimenti. Quindi il territorio della diocesi deve corrispondere al territorio civile, quello della provincia amministrativa civile. I parroci sono privi di decime, hanno perso, lo sapete, tutti i privilegi feudali, non vengono più mantenuti dai contadini, mantenuti dai privilegi feudali, anche se possiedono ancora terre, moltissime sono state tolte ai parroci che erano diventati spesso molto indigenti, soprattutto i parroci di campagna, non prendono più le decime, ma vengono pagati dallo Stato, cioè i parroci, anche i vescovi, hanno uno stipendio dallo Stato.
quindi sono sottomessi allo Stato, sono dei funzionari di Stato. Per poter restare, attenzione, al loro posto, devono anche giurare fedeltà alla Costituzione. Giurare fedeltà ad una Costituzione di una rivoluzione che ovviamente all'epoca era in totale contrasto con i principi del cattolicesimo, che il Papa ovviamente non approvava, non si sognava di approvare. Devono essere funzionari di Stato, i sacerdoti e i vescovi, pagati dallo Stato, devono giurare fedeltà alla Costituzione della Nuova Francia, ma la cosa ancora più incredibile, devono essere eletti direttamente dai cittadini. Il proprio parroco e il proprio vescovo non vengono più nominati dal Papa, i parroci nominati dai vescovi, i cittadini democraticamente vanno a dire qual è il parroco che preferisco nella mia parrocchia, qual è il vescovo che preferisco in ognuno delle 83 sedi vescovili, vengono eletti direttamente dal popolo. Ovviamente il Papa non può accettare questo. Che cosa succede? A luglio c'è questo, a novembre, come vi ho detto, c'è la richiesta a tutti dai sacerdoti di giurare sulla Costituzione. Metà di loro si rifiuta, quindi abbiamo un vero scisma all'interno della Chiesa francese. I preti che accettano, spesso accettano per necessità, perché altrimenti perdono lo stipendio, perdono il posto e non si sa come sopravvivono. Vengono chiamati preti costituzionali, cioè che accettano la Costituzione della Repubblica francese. I preti che però non accettano, che sono circa la metà, sia tra i preti sia tra i vescovi, vengono chiamati preti refrattari. Quindi nasce uno scisma, un clero, sapete che vuol dire refrattario? Refrattario significa che rifiuta qualcosa. Quindi metà del clero accetta il nuovo loro ruolo di inquadramento del clero, la Costituzione civile del clero giura fedeltà alla Costituzione, metà preti e vescovi non accettano, vengono chiamati quelli che accettano costituzionali, quelli che non accettano preti refrattari, perdono il loro posto, che siano vescovi, siano preti, non possono più esercitare il ministero cattolico. Quindi abbiamo una vera sottomissione totale della Chiesa cattolica allo Stato, oltre ad aver perso la Chiesa cattolica tutti i propri privilegi. Infatti, arriviamo all'aprile del 1791, il Papa condanna solennemente la Costituzione civile del clero. Aprile 1791. Aprile, scusate, ho sbagliato. 1791. L'Assemblea Nazionale Costituente e la Rivoluzione stanno per compiere, così dire, 2 anni. Il Papa condanna la Costituzione civile del clero e abbiamo di nuovo un problemino con Luigi XVI. Ricordate che aveva accettato di firmare tutti gli editti della Costituzione. Di fronte al pronunciamento del Papa, lui, fedele cattolico, rifiuta, attenzione, anche Luigi XVI, di firmare la Costituzione civile del clero. È l'inizio dell'opposizione di Luigi XVI e di molti aristocratici alla rivoluzione. Che cosa succede ad aprile, maggio, giugno del 91? Lo vediamo la prossima volta.